Hai comprato il microfono USB Blue Yeti e adesso vuoi capire come settarlo al meglio. Questo è il video giusto per te. Sul mio canale trovi un sacco di video relativi a questo microfono, un microfono che io ho avuto proprio all'inizio, è stato infatti il mio primo microfono, quello con cui ho iniziato a registrare i podcast, ma ti parlo di, nel momento in cui registro questo video, quasi 7 anni fa, quindi una vita, e è un microfono a cui sono molto affezionato. Questo qui non è quello di 7 anni fa, è un altro microfono perché quello lì l'ho venduto, poi ne ho comprato un altro, eccetera, eccetera. Comunque, arriviamo al dunque di questo video. Voglio spiegarti come far funzionare al meglio, come impostare al meglio questo microfono per ottenere un suono che sia decente. Il microfono è un microfono abbastanza particolare, sul mio canale trovi diversi video sull'argomento. Quello che voglio dirti in questo video è appunto consigli super pratici per utilizzarlo al meglio fin da subito. La prima cosa da capire è che questo qui è il lato frontale del microfono, quindi devi parlare qui, non qui. Senti la mia voce? Senti la mia voce in questo momento? Sto parlando qui dove la capsula non è attiva, ok? Invece, adesso sto parlando dove la capsula è attiva. Senti una differenza enorme? Ok, quindi la prima cosa da sapere è che devi parlare qui. Guarda, è molto facile perché qui c'è il logo del microfono, c'è scritto blu, questo qui è il lato dove devi parlare. Quindi devi avere cura di settare il tuo microfono proprio in questo modo, metterlo così. Perché non ce l'ho davanti? Perché non ce l'ho in questo modo? Perché non ce l'ho qui? Perché? Perché la posizione del microfono, soprattutto di questo che è un microfono USB ma è a condensatore, è questa. Quindi non davanti alla bocca, perché quando parli o quando canti in generale esce aria. Ok, esce tanta aria. Quest'aria, se il microfono è davanti, va a colpire direttamente la capsula, generando quei fastidiosi rumori quali l'enfatizzazione delle consonanti plosive P e B. Ok, che danno molto fastidio. Quando invece è di lato ma punta verso la bocca, non prende la gran parte dell'aria, ma prende tutti i suoni che sono utili, e lo stai sentendo in questo momento, a fare un audio di qualità. Ok, quindi anche questa è una cosa importante da sapere. Veniamo quindi al microfono. Il microfono, oltre al logo, ha un tastino. Questo tastino è fondamentale perché adesso lo vedi fisso, ma se io lo spengo, lo clicco, scusa. Ok? Ho semplicemente detto che premendo quel tastino il microfono va in mute. Questo è comodissimo se devi tossire, se stai facendo un webinar, qualsiasi cosa. Vuoi spegnere il microfono, clicchi e hai risolto. Questa manopolina qui appunto è il volume delle cuffie, perché sotto il microfono, spero di non far troppo rumore, qui sotto c'è, accanto alla porta USB, c'è questo che è appunto l'ingresso delle cuffie, l'uscita delle cuffie, scusami, ok? L'uscita, perché dico sempre ingresso? L'uscita delle cuffie, appunto, che puoi pilotare da questa manopolina, quindi puoi alzare o abbassare il volume delle cuffie. Questo non influenza in nessun modo il volume di registrazione, ok? Questo è le cuffie, ok? Benissimo. Sul lato opposto, qui, vedi che c'è una manopolina e un selettore. La manopolina, questa devi fare super attenzione perché questo è il gain. Questo va a influenzare il volume di registrazione. Quindi mi raccomando, io ce l'ho a 0 e il volume è perfetto. Ok? Se magari per qualche motivo dovessi alzare il gain, fai sempre molta attenzione, ma fra un po' ti farò vedere nel software che cosa accade, ok? Quindi questo qua è il gain, questo qui è il selettore dei pattern polari. C'è stereo, omnidirezionale, cardioide e figura 8. Che cosa vuol dire? Te lo spiego molto velocemente. Allora, in questo momento io sto usando il microfono in posizione cardioide ed è quello che nella maggior parte dei casi va bene anche per te. Perché? Perché il microfono è ricettivo soprattutto da ciò che arriva davanti, poco di ciò che arriva dai lati e niente di ciò che arriva dietro. Se vuoi fare un'intervista, magari hai comprato questo microfono perché sai che è un microfono che ha anche la figura 8, allora questo microfono può stare al centro della scrivania, una persona davanti, un'altra dietro, quindi una qui, e il microfono sarà sensibile qui e qui, ma non di lato. Quindi puoi fare delle interviste con un solo microfono, scegliendo appunto la posizione A8.
C'è la posizione stereo che è utilizzata tantissimo oggi per fare ASMR, quindi quei suoni, quei video dove non c'è audio, non c'è musica, non c'è voce, ma c'è soltanto rumori, soltanto suoni. Ma puoi anche registrare uno strumento, magari alcuni strumenti hanno bisogno di essere stereo o anche alcune parti vocali potrebbero essere stereo. L'ultima configurazione, quella omnidirezionale, invece serve per fare field recording, quindi registrare rumori nella natura, suoni in generale, o anche per registrare un concerto o quant'altro. Queste sono le 4 figure polari. Quella che serve a te nella maggior parte dei casi è cardioide, la posizione cardioide, come in questo caso, o figura 8, laddove tu devi fare un'intervista. Ok? Quindi, una volta fatto questo, posizionato il microfono correttamente, ci siamo assicurati che non è in muto, quindi possiamo parlare, ci siamo assicurati che il gain è a 0, parte nella posizione più bassa, abbiamo messo la posizione cardioide, non ci resta che configurare questo microfono, che è un microfono USB, dentro il software. Andiamo a vedere che cosa bisogna fare. Allora, in questo momento io ti faccio vedere Reaper, ma questa cosa vale per qualsiasi software tu stia utilizzando, qualsiasi. Allora, questa è la schermata di Reaper. Ora, io che cosa ho fatto? Sono andato in Reaper Settings, ma fallo in qualsiasi software tu voglia, e ho abilitato in Audio Device, ho scelto appunto Blue Yeti Microphone, Yeti Stereo Microphone, viene definito così, ok? Quindi anziché selezionare una scheda audio, ho selezionato questo microfono come sorgente di suono. Benissimo. Quindi ho selezionato nel menu a tendina tra le varie schede questo, questo, benissimo, gli ho fatto Apply, ho fatto OK, e me la ritrovo qui, me la ritrovo nella mia traccia. Infatti guarda, c'è qui Input Mono, Front Left, Front Right, Left, va benissimo così. Quindi che cosa faccio? Armo, come si dice, la traccia. Ecco qua, questo è, come vedi, il gain che entra direttamente nel software. Quindi questo qui è il gain. Non è il caso di alzarlo ancora perché, come vedi, è già molto alto. Potrei addirittura spostare un pochino il microfono più in là, proprio per avere un gain decente, ok? Come vedi, il gain in questo caso non arriva mai oltre i -6. Questo è fondamentale perché così hai un po' di headroom per poter aggiungere effetti. In generale il volume dovrebbe essere anche un po' più basso, però questo microfono è un microfono che spara fortissimo. Quindi per avere un gain ancora più basso dovrei allontanarlo ancora di più, ma siccome è un microfono a condensatore, più lo allontano, più ovviamente prende anche i rumori della stanza, ma anche ciò che avviene fuori. Quindi la giusta distanza dalla bocca è circa una mano, ok? Questa è un'altra cosa fondamentale. Quindi abbiamo detto fuori asse, su un lato, destra, sinistra, dove vuoi, che punta verso la bocca a una distanza di una mano. Benissimo, fatto questo non ci resta che premere il tasto di registrazione, come ho fatto io in questo momento, e iniziare a registrare. Come vedi il microfono sta registrando, ecco, questa è la forma d'onda, quindi semplicemente sto registrando l'audio che viene fuori dal Blue Yeti. Ok, questo è, non c'è niente di più, niente di meno. È molto semplice da utilizzare, quindi se tu segui questa sorta di guida passo passo all'utilizzo di questo microfono non avrai nessun tipo di problema, perché come puoi vedere abbiamo un gain decente, stiamo registrando, abbiamo abilitato in un attimo il microfono come sorgente audio e possiamo anche in questo caso fermare la registrazione. Ok. Adesso per poterlo ascoltare o per ascoltare in tempo reale ci basta inserire delle cuffie, metterle alle orecchie, alzare il volume delle cuffie e ascoltarci o mentre stiamo registrando, oppure nel momento in cui dovessi premere play su questa traccia, la posso ascoltare qui tranquillamente anche dal microfono, anche se non sto registrando, perché questo microfono è come se fosse una scheda audio, ok? Quindi posso sia registrare sia utilizzare anche soltanto per ascoltare. Ovviamente non avrebbe senso, però se vuoi, se hai sempre attaccato questo microfono alla scheda audio, tranquillamente puoi attaccare le cuffie, scusami, se hai questo microfono sempre attaccato al computer, non alla scheda audio, perché è un microfono USB, e vuoi ascoltare, vuoi usare questo microfono anche per ascoltare, attaccagli le cuffie, gira la manopolina del volume, ma in questo caso ti consiglio di mettere in muto il microfono, perché sennò non solo senti quello che viene dal computer, ma anche quello che stai registrando, quindi senti un sacco di rumore, ok? Quindi metti in muto e via, è registrato. Bene, credo che questo video, ora siamo andati già troppo lunghi, volevo farlo addirittura più breve perché volevo darti proprio i consigli base. Se hai dubbi, domande, curiosità su questo microfono, scrivimi
e io rispondo nel più breve tempo possibile. L'ultima cosa, giuro, poi ti lascio andare. Questo microfono è un microfono complicato, non da utilizzare perché come hai visto è molto semplice, ma è un microfono a condensatore. È un microfono molto sensibile, per cui se la stanza nella quale stai utilizzando questo microfono non è acusticamente trattata, dentro la tua registrazione si sentirà qualunque cosa. Quindi nel tuo unico interesse ti chiedo di non comprare questo microfono e in generale non utilizzare microfoni a condensatore laddove la tua stanza non è trattata acusticamente. Perché non è il microfono adatto a quel tipo di registrazione. Ok? Quindi se già ce l'hai e vuoi comunque utilizzarlo al meglio, al di là di mettere in pratica quello che ti ho raccontato, cerca di pannellare la stanza, cerca di metterti una coperta addosso, di registrare dentro, metti i cuscini sulla scrivania, registra nell'armadio, fai qualcosa, perché questo microfono non è il miglior microfono, anzi forse uno dei peggiori microfoni da utilizzare in un ambiente non acusticamente trattato. Comunque non voglio dilungarmi troppo, come al solito lo sai, domandami, chiedimi qualunque cosa e io provo a risponderti nel più breve tempo possibile. Spero che tu abbia capito adesso come utilizzare, se devi utilizzare il Blue Yeti, e noi ci vediamo settimana prossima. Grazie, ciao!